Buongiorno a tutti amici. Sono le 10:30, Davide ha fatto la sua lezione di inglese. Io ho lavorato 2 orette e mezzo. Prima di lasciare questo posto voglio farvi vedere una dronata e voglio anche allenarmi. Poi probabilmente sarà arrivata l'ora di pranzo. Mangiamo e di pomeriggio ci spostiamo. Continuiamo ad andare verso sud, ma questo posto voglio farvelo vedere. Certo, col sole i colori sarebbero più vividi, però almeno vi ho fatto vedere dove siamo parcheggiati. Rita sta già organizzando gli elastici, adesso vado e mi alleno anch'io. 40 minuti e ho finito. Siamo pronti? Stavo pensando. Sei ancora così? Visto che mamma si deve allenare, tu potresti venire con me. No, io devo fare elastici a tutti i costi. A tutti i costi. E dopo l'allenamento che non vi abbiamo fatto vedere, questo è per ricaricare le batterie. Super polpettone con patate al forno. Le ricarichiamo così le batterie, Le ricarichiamo sì. Le ricarichiamo e le portiamo al 120%. No, ma non ce lo mangiamo tutto. No, no. 2 kg di bacino. No. Comunque si sta bene questo parcheggio, Ci sono 16 gradi, non c'è caldo, peccato, quindi non possiamo godere della spiaggia, però. Adesso mangiamo, ci guardiamo una partita di tennis, poi il riposino e poi chissà se ci dobbiamo spostare. Vediamo dopo, ragazzi. Siamo al 6° giorno di antibiotici e siamo al 6° giorno di acqua, ragazzi. Questo è sempre gonfissimo, però forse sta già migliorando, forse sì, lo sento già più piccolino. Continuiamo a scendere e poi devo subito, ragazzi, subito contattare qualcuno, clinica privata, qualsiasi cosa che me lo incida quando è passata l'infiammazione o l'infezione, per toglierlo definitivamente. Comunque, grande il polpettone di Rita. E non l'hai ancora assaggiato? Ma un aspetto, mamma mia, un aspetto. Poi ci siamo comprati i ravanelli alla Lidl, pomodori buoni a un prezzo decente. Buon appetito. Buon appetito. A tutti. Ciao. Io sto spaccando le palline di parmigiano. Se Stai spaccando le balle, non le balline. Si parte, ragazzi, 3:15, 6 ore e 21, 556 km a Stoccolma. Anche adesso ne faremo un 300 se ci riesco, ne mancano 2,56.
che farò prossimamente. Tanto traffico a Sundsvall, una delle tante città che attraversiamo scendendo verso Stoccolma. Piccola pausa, ho guidato 2 ore e guiderò altre 2. Qui c'è la possibilità di scaricare grigie, caricare acqua potabile anche, e siamo senza. Adesso vediamo se funziona. Man mano che scendiamo fa sempre più caldo, ragazzi. Che bello qui, magliettina di nuovo, incredibile. Qua c'è proprio caldo. No, lo sto desiderando. Dammi la tanichetta. Una volta alla settimana Dado mangia la crepe. Gliele prepara Rita e la prepara anche a me. Però io con la Nutella non mi fa niente un cucchiaino di Nutella alla settimana, ma non mi piace. Questa è molto meglio. Un cucchiaino di miele e kiwi. Si riparte 401 km a Stoccolma, 4 ore e 24. C'è già più caldo, ragazzi, abbiamo già assaporato il primo sole e le prime buone temperature, stiamo scendendo parecchio ormai. Primi cartelli, Stoccolma. Cielo limpido e sole. Comunque Stoccolma a 380 km. Ne facciamo 100 e 280 domani. Iniziamo a visitare tutto ciò che c'è di bello in Svezia ed è tutto vicino a Stoccolma. Siamo partiti intorno alle 3:15, sono le 7:20, quindi ho guidato più di 4 ore. È ora di fermarsi. Adesso Rita trova un parcheggio e ci fermiamo per cena e per dormire. Abbiamo trovato il parcheggio, come si può chiamare? Un'area sosta molto grande, un'area sosta, un'area picnic che si trova lungo l'autostrada. Bella, grandissima, e poi c'è anche qua dietro un camping ed è sul lago. Aiuto! Curate con i tavoli di fronte al lago, meravigliosi, davvero bello. Angerressions, bel Platz. Guardate che belli, che spiagge. Com'è possibile che la gente faccia il bagno qua, adesso? Oh. Mamma mia! È davvero molto carino, curatissimo, bella quest'area. Adesso però voglio vedere se possiamo anche caricare acqua da qualche parte. Farci una bella doccia domani mattina. Qua c'è un ristorantino in questo parcheggio con la foto di tutti i piatti, addirittura le calorie di ciascun piatto, i prezzi. 10 euro un piatto composto, così ho letto. Questo 9000 calorie. Corone, dov'è? 115, intorno ai 10 euro. Ma Dado vuole guardare i camion, innamorato dei tir, dei trattori stradali. Questo ti piace? Lo Scania R500? È un modello nuovo, si vede, bello. Non so se ci sia anche l'F500. Che grandi. Ronatina del laghetto? Ronatina del laghetto. E allora andiamo, dai. Forza.
poi in mezzo agli alberi è un po' pericoloso, però. Ma un pilota a provetto non ha problemi, vero? Dronatina fatta e siamo già precipitati dentro il camper per vedere Rita cosa sta preparando. Petti di pollo ai ferri, funghetti trifolati e poi queste mi piacciono, una mega insalatona. Adesso accendo la TV, mi lavo le mani e si cena. Bello. E poi dormiamo qua, non ci muoviamo assolutamente. In TV ci siamo noi, amici. Buona cena. Leggeri. Non ci scoraggiamo. Verdure e carne arrosto. A domani. A domani. Domani. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Oggi il buongiorno ve lo diamo dalla sala macchine. Devo controllare l'olio ogni giorno ormai, prima di partire controllo l'olio per viaggiare sicuri. Buongiorno anche alla Rita, buongiorno anche alla Rita, vestita di bianco per controllare l'olio motore, è perfetto. Tanto io sto a distanza. Ascolta, oggi andiamo a parcheggiare in un camping vicino alla prima attrazione. Ussala. Boh, non me lo ricordo, però comunque una delle 10 cose belle da visitare in Svezia. È un centro Universitario. storico, però, Della universitaria medioevale. e andiamo a vederla. Sì. Controllo a livello olio. È ancora buono, Ma è ancora buono, dura qualche giorno, poi dopo però una settimana devi rabboccare. Bisogna farlo controllare più presto possibile. Appena rientriamo in Italia. Vediamo. Sì, tra minimo e massimo. Perfetto. Non c'è bisogno di rabboccare. No, adesso no. Perciò grazie a questo parcheggio abbiamo dormito benissimo. Adesso ci facciamo 2 orette di camper e parcheggiamo in un camping a 25 euro al giorno. La mia faccia si sta sgonfiando, ma la ciste invece è gonfissima, si vede ancora di più proprio perché si è sgonfiato il viso, quindi è ancora più evidente. È orribile, piena di pallini bianchi dentro, una cosa, e mi fa un male cane ancora. Adesso speriamo che avvenga quello che ha detto il medico in Norvegia, che si riduca come in origine, e poi lì ragazzi devo trovare qualcuno che me la incida e la sporti. Comunque 20 gradi, 18, non ricordo, c'è caldo, finalmente stiamo scendendo a sud e inizierà a fare delle belle giornate, inizieremo a goderci anche noi un po' il clima. E poi vedere la Rita in bianco in versione estiva fa proprio piacere, metti di buon umore. Che inferno, è chiuso. Non è possibile, rinizia a piovere. Madonna, sembrava una bella giornata, eravamo così contenti. Vabbè, Rita, anche i tuoi vestiti bianchi non hanno portato bene, devi metterti qualcos'altro adesso. Questo di nero, che magari riesce il sole. E comunque nel frattempo siamo a 148 km da Stoccolma, ma noi ci dobbiamo fermare tra 79.
Al nord ragazzi è un disastro, anche oggi diluvio universale, non ne caviamo piede, altro che scendere un po' più a sud, sempre brutto tempo. Ci siamo fermati in un distributore, carichiamo anche un pochettino di acqua e ci parcheggiamo fuori dal camping, cioè da qualche parte, perché sta diluviando, pagare per stare chiuso dentro il camper non mi va, quindi dormo in giro. Domani che fa una bella giornata entro in camping come sempre ragazzi. Ci ha dato l'acqua, noi facciamo il pieno di gasolio, sempre un dare e avere. 18,74 corone. Comunque Norvegia e Svezia per i camper top assoluto, ogni posto, anche questa piccola area ha i bagni, l'acqua potabile e per poter scaricare la cassetta, comodissime, infatti è pieno di camper, gratuita e vicino al centro città. La Rita cosa ci prepara? Allora facciamo la pasta con faciotroffie, con pancetta e piselli e panna. Non ne abbiamo, useremo la Philadelphia. Sì. È l'1:15, all'1:30 siamo a tavola. Sì, adesso un attimo è pronto. Questo è il primo che ci ha preparato Rita. Bello? Bello. È buono sarà. È buono soprattutto. Adesso un mezzetto di parmigiano. Si dovrebbe mettere perché c'è già. A poco a poco lo metto anch'io. Ma non si dovrebbe mettere cosa, il parmigiano è sacro, si mette su qualunque cosa. E quindi ragazzi buon appetito, poi ci guardiamo un po' di tennis e poi nulla. Oggi non facciamo nulla perché c'è brutto tempo, visiteremo qualcosa domani. Ci vediamo stasera così, giusto per salutarci. Vedete ragazzi, i nostri pomeriggi è iniziato a piovere, siamo impegnati. Buon pomeriggio anche a voi. Docce di tutti, capelli, ci prendiamo un po' cura di noi stessi. Io e Dado sdraiati comodi dopo le docce, Dado gioca un po' e io sono pronto per vedermi una partita di tennis, dovrebbe iniziare adesso, sono le 7. Rita segregata in cucina, vero? Chiusa a chiave, non si può, non ce n'è. Non ce n'è qui, né porte né chiavi. Segregata in cucina, angolo della cucina. Cosa ci prepari? Boh, sto facendo un cavolo. Non stai facendo un cavolo. Sto cuocendo un cavolo, poi farò delle fettine di manzo e un'insalata, boh, non lo so, vediamo. Ti informo man mano. Va bene, va bene. Non stai facendo un cavolo. Non sto facendo, invece sto facendo un cavolo. Ancora sotto la pioggia, sono le 8:15, adesso ceniamo. Il naso a pezzi, con mezza faccia calda e metà normale. È infiammatissimo ma sembra che stia andando bene, dai, piano piano. Ci vediamo domani mattina ragazzi, ci sposteremo da qui, raggiungiamo il centro della città, c'è un altro parcheggio e da lì usciamo a piedi e visiteremo il centro storico medievale. Buonanotte. A tutti. Buongiorno ragazzi, ci troviamo a Uppsala, ben 80 km da Stoccolma e oggi andremo a visitare un museo dei vichinghi. Buongiorno anche da parte mia, dopodiché vi faccio anche vedere, mi inquadro da questa parte perché dall'altra le cose si stanno complicando. Stanno degenerando. Le cose stanno degenerando, c'ho la pallina così, stanotte si è aperta, sta guarendo secondo me, quindi sto iniziando a perdere liquido. Dopo che rientriamo dal museo dei vichinghi prendiamo il camper e ci spostiamo, andiamo. 3 minuti ha detto la Rita, Sì, dobbiamo mettere il navigatore anche. Tu lo devi mettere anche dentro casa se per quello, andiamo. Comunque non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere, ma questa è una piccola area sosta, un parcheggio dove ci sono i bagni qua alle mie spalle e anche la possibilità di scaricare la cassetta. Tanti camper parcheggiati, forse proprio per visitare il museo. Poi però si sposteranno tutti perché la città non è proprio qua vicino. È il primo museo che andiamo a visitare perché
Abbiamo letto delle recensioni e sono abbastanza positive, ne abbiamo sempre trovati anche in Norvegia, museo vichinghi, però alla fine c'era sempre scritto che erano acchiappaturisti, che non c'era niente di che ed erano architettati per niente, per prendere il biglietto. Questo invece abbiamo letto che è carino, quindi entriamo e lo visitiamo. E comunque sia, tra Svezia e Norvegia, quindi in Scandinavia, almeno un museo dei vichinghi dobbiamo visitare. E ce ne sono diversi qua intorno. Dado ha detto invece che ce n'è uno anche a Stoccolma e magari essendo nella capitale è anche il più bello. Non lo so, però so solo che c'è. Ovviamente qua dove ci troviamo in inverno è completamente innevato e ghiacciato. La Rita ci dà subito una info fondamentale per il proseguo di questa escursione, di questa visita al museo. Questi cumuli che vedete alle sue spalle, uno proprio dietro e altri due alla sua destra, non sono semplici collinette, ma sono Tombe di re vichinghi. 3 tombe di re vichinghi. Di 3 re vichinghi diversi, sì. Grazie Rita, adesso possiamo proseguire. Dado, devi aggiungere qualcosa? Sì, non sono solo 3, ma ce ne sono tantissime. Ma queste sono Le principali. Esatto. 11 in punto, entriamo a visitare il museo. Museo vichingo, è il nostro primo museo vichingo, primo e ultimo ovviamente. Si chiama niente, Gamla Uppsala. Abbiamo pagato circa 25 euro in 2, io e Rita, e Davide è gratis. Questa statua di pietra è stata eretta in memoria di Olov. Suo figlio era un uomo molto giovane ed è stato ucciso in Estonia. Comunque un re vichingo, Sì, credo. quindi una lapide. Sì. Questi sono gli artigli di un orso, guardate che grandi, si avvicina il mio dito. Questa è una riproduzione di una barca vichinga. Questo bellissimo plastico ci fa capire come era strutturato il villaggio. Vedete queste tre collinette? Vedete che dentro infatti sono aperte e sono le 3 tombe, come vi abbiamo detto prima. E qua sopra ci sono i nomi 1, 2 e 3 dei 3 imperatori, dei 3 re vichinghi. Questa era la casa per il re e la sua famiglia. E questi sono resti trovati qua fuori, immagino, tra il 500 e l'800 a.C. Un bellissimo elmo e una spada vichinga. Abbastanza deludente anche questo museo, io sono già uscito, pochi reperti, pochi e niente, un elmo, una spada e il resto tutto storia e quindi racconti di come hanno insediato questi posti, come si sono insediati in questi posti, basta. Adesso invece ci spostiamo, parcheggiamo al centro e facciamo una passeggiata nel centro storico, dovrebbe essere bello. Sta uscendo il sole e mi tolgo la cuffietta. Cassetta e ci spostiamo. Adesso andiamo a vedere una meravigliosa cattedrale che è la più grande della Svezia. E poi la più famosa città universitaria medievale della Svezia. Si trova tutto qui a Uppsala. XIII secolo la cattedrale. Andiamo a vedere. A 10 minuti dal museo c'è il centro, ma aspettiamo il treno. Abbiamo trovato il parcheggio proprio
sotto la cattedrale. Adesso pranziamo, ormai è l'una. Quel museo ci ha fatto perdere un'ora e non c'era niente da vedere, amici. Ogni tanto soldi e tempo buttato. La cattedrale è questa, del 1400, sì, XIII secolo. Rita ci prepara qualcosina da mangiare e poi ci facciamo una passeggiata in questo centro storico. Dobbiamo spostare il camper urgentemente. Ho trattato con una signora con una parcheggiatrice, mi ha dato la possibilità di venire a filmare questa cattedrale e mi ha detto poi di andarmene, che non si può dove sono parcheggiato. Però la cattedrale ve la facciamo vedere. Andiamo dentro, Dado. Mi sta andando tutto negli occhi. Stanno applaudendo perché c'è un concerto, una esibizione dal vivo. Qua c'era sepolto Gioan III, un re svedese. Bella cattedrale, ma adesso dobbiamo togliere il camper urgentemente da lì. La signora ha chiuso un occhio per 30 minuti. Non ne sono passati neanche 15, forse. Nel frattempo che noi abbiamo visitato la cattedrale, Rita sta preparando una carbonara. E di pomeriggio ci spostiamo e andiamo a visitare, tanto l'attrazione, diciamo, più importante di questa città era questa cattedrale, l'abbiamo vista. E di pomeriggio invece andiamo a visitare la città più antica della Svezia. Sigtuna. Sigtuna. Sta riniziando a piovere, ragazzi, chiudo l'oblò. Strano, eh? E di che anno? Del 900, quindi c'ha 1100 anni. Sì. Bene, a mezz'oretta da qui, 40 minuti. Sì, 40 minuti da qui. Sempre direzione Stoccolma. Ha una bella cera, eh? Sì? Sì, Ti gusta? Sì. Ok. Uno non lo so. Adesso c'è Grazie della carbonara, Rita, buon appetito. Buon Auguri. appetito. Grazie, buon appetito. Ci vediamo dopo pranzo con tutti i nostri amici. Per lasciare, Questa città. che si chiama Non sappiamo. Uppsala, 2S. Ok? Sì. Vi devo dire sempre tutto io. Giorgione.